Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la situazione Olivera e il rinnovo, Gilmour, Billing, queste novità a centrocampo che sono uscite contro l'Inter, ma non dobbiamo assolutamente accantonare poi Anghissà perché è in rosa, è un calciatore del Napoli e facciamo il punto della situazione anche lì, sguardo alla classifica perché la Juve ieri ha vinto contro il Verona e quindi si accorcia la situazione Champions League, lotta scudetto, non scudetto, i primi 4 posti e quant'altro. Ovviamente uno sguardo anche a questo giorno di riposo, che non è un giorno di riposo assolutamente. Abbiamo visto e sbirciato sui social un Okafor in formissima, un Juan Jesus che corre e macina chilometri sul tapirulan, quindi non si può parlare di giorno di riposo, ma ci arriviamo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina, l'iscrizione dà una mano al sottoscritto a far crescere il canale ovviamente e la campanellina invece avvisa voi ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like e come dico sempre si diverte anche l'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dal rinnovo di Olivera perché è un'ottima notizia. Il DS del Napoli Giovanni Manna lo aveva annunciato in conferenza stampa a inizio febbraio, ora è ufficiale, Mattias Olivera rinnova fino al 2030, ecco l'annuncio del club azzurro. La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mattias Olivera fino al 30 giugno 2030. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra in occasione della vittoria esterna sul Verona per 2-5 al Bentegodi. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, 3 reti, 6 assist. Congratulazioni, Mati. Così scrive la SSC Napoli e io sono assolutamente contento di avere Olivera ancora in squadra e poi il punto fondamentale che cerco di rimarcare ogni qualvolta ne ho l'occasione anche nella sezione commenti è il volere la maglia azzurra. Olivera è un calciatore che non aveva mercato, non si poteva impuntare e dire no ma io voglio provare qualche altra esperienza, cerco qualcosa altrove, voglio giocare la Champions League in un top club e se ne va tipo a Parigi, poteva farlo tranquillamente, credo che è un calciatore che aveva un tantino di mercato e invece si lega al Napoli fino al 2030, che poi può essere un 2029, 2028 perché c'è anche la situazione fai i contratti in base al mercato per non perdere ovviamente calciatori a zero, però Mattias Olivera ha sempre sudato la maglia e vuole la maglia azzurra e noi siamo assolutamente contentissimi. Gilmour e Billing, le novità sulla bocca di tutti, lo stanno scrivendo dappertutto, ne stanno parlando tutti quanti, si riempiono la bocca. Gilmour valore aggiunto, Billing è entrato dalla panchina, Billing addirittura la terza scelta che ti porta il gol del pareggio contro l'Inter. Non dobbiamo dimenticare che però abbiamo anche Anghissà, infortunato ma è in rosa. La situazione è da analizzare secondo me anche dal punto di vista fisico perché Anghissà nelle partite che ha fatto la differenza ovviamente gli è stato chiesto tantissimo, l'abbiamo visto fare la punta affiancato a Lukaku, a sinistra, a destra, difendi, schermo alla difesa, quindi tutti questi compiti e tutti questi chilometri macinati portano a un po' di stanchezza, portano ad eventuali infortuni, portano al limite ad avere qualche appannamento durante le partite, qualche match sottotono e l'importante è avere il rincalzo e l'imprevedibilità che il Napoli può diciamo schierare in campo dalla panchina. Io dal mio personale punto di vista, poi mi fate sapere voi la vostra qui sotto nei commenti, non farei più a meno di Gilmour. Ditemi quello che volete, ma non ne farei più a meno. Per il semplice fatto che è un calciatore che ha rapidità di pensiero e la scelta la fa sempre giusta, al di là che poi il passaggio che porta diciamo a ciò che volevi fare sia più preciso o meno preciso. Sono calciatori che mettono in difficoltà tatticamente in primis l'avversario perché diventano difficili da capire e quindi nel trovare le contromisure. Poi ovviamente Gilmour ha recuperato tantissimi palloni e ripulito
tantissimi palloni, e quando ripulisci un pallone, diciamo oltre il centrocampo, arrivando nella metà campo avversaria e vicino a te, c'è tanta qualità, Politano, Di Lorenzo, lo stesso Raspadori, Lukaku, McTominay che aspetta la palla, diciamo, dall'altra parte. Ecco che ripulito quel pallone, diciamo che può essere molto ma molto pericoloso, e dai l'opportunità anche a Lobotka di spingersi in avanti, perché il gol che noi facciamo nel pareggio contro l'Inter viene da, diciamo, una corsa che Lobotka comincia guardando dove è Gilmour, e ovviamente in sicurezza, sapendo che hai il palleggiatore, il playmaker, colui che può un attimo dirigere l'orchestra dietro di te, ti spingi in avanti, non curandoti della posizione che avresti dovuto mantenere se eri da solo, perché avresti dovuto mantenere un'altra posizione se eri da solo per caratteristiche e per regia. Arrivi in area di rigore e noi pareggiamo la partita. Quindi ci sono tantissime cose positive e ci sono tantissime situazioni da sfruttare, perché prima che ti vengano a prendere e trovino le contromisure in una situazione che tu presenti molto nuova, dobbiamo dirlo, contro l'Inter, ne passano un po' di partite, e per come ho visto Gilmour diventa anche complicato tra i due, tra Stani e ovviamente lo scozzese. Diventa complicato andarli comunque a fermare o bloccare tutti e due, perché puoi creare una specie di gabbia su un portatore di palla, però ovviamente non è che hai 16 giocatori per poter trovare la quadra su tutti e due. E Gilmour ha quel lancio lungo, ragazzi, che io ho rivisto tutta la partita e vado a rivedere in continuazione il lancio di Gilmour per Lukaku, che poi la palla è uscita fuori, si può dire Lukaku poteva fare qualcosina in più, è un lancio che arriva molto veloce, molto alto e molto lungo, quindi diciamo che intervenire al volo non è mai semplice. Poi che si poteva fare qualcosina in più, si può sempre fare qualcosa in più, ma già è tanto aver dettato quel passaggio, per quanto mi riguarda, arrivare sul pallone, impattarlo e inquadrare quasi la porta, perché poi non è uscita di tantissimo, e sono quelle le situazioni difficili da marcare per la squadra avversaria, perché poi una situazione palla a terra dove per linee di passaggio e per copertura degli spazi puoi studiare come si deve, e ovviamente nell'esecuzione deve essere impeccabile e cerchi di trovare la quadra e forse imballi tra virgolette la squadra avversaria. Però quando un calciatore riceve palla, stoppa, si gira e lancia in un tempo veramente minimo, allora diventa complicato per chiunque seguire anche mentalmente quella determinata situazione e quella scelta. Ecco perché non ne farei a meno di Gilmour. Però abbiamo con Billing in queste condizioni e con numeri che parlano chiaro, oltre i 30 gol segnati al Bournemouth, quindi non è che diciamo è un centrocampista che la porta non la vede. McTominay è uguale. Abbiamo un ottimo centrocampo con, volgendo alla situazione di mercato di giugno, diciamo un terreno, non voglio dire spianato perché sarei un ipocrita, però il riscatto di Billing a 10 milioni, la stessa situazione Okafor, ci arriviamo a 25, perché per me il Napoli deve valutare come si deve i calciatori che ha preso in prestito. Giorno di riposo si parlava, non è un giorno di riposo. Sui social credo che l'abbiate visto, io l'ho visto, un Juan Jesus che macina chilometri sul tapirulan, la storia che ha messo Cafor, non ci fermiamo anche nel giorno di riposo per tornare in forma con un fisico asciuttissimo nella maniera più assoluta, quindi si può fare qualcosina e subito quando si apre il mercato, senza andare a aspettare chi prendo o non chi prendo. Hai già qualche riscatto da affrontare e speriamo che Okafor poi ci possa portare anche qualche gol e al limite, perché no, qualche partita vinta, ci auguriamo, non sul finale, ma dove Okafor al limite diventa decisivo e ti fa
diciamo ti porta 3 punti in casa. Me lo auguro e chapeau a come Conte e staff prendono calciatori che sembrano fuori forma, sovrappesi, chili in più, e in tempo zero diventano asciuttissimi, si allargano come non lo so, come dei culturisti in pochissimo tempo, e diventano dei gladiatori, così come ci siamo confrontati nella sezione commenti nel video post Napoli-Inter. L'arena è pronta, le arene sono tutte pronte fino a fine stagione, dobbiamo solo fare il nostro e seguire e acclamare questa squadra fino a fine campionato. Detto questo, c'è una classifica da controllare perché è terminata la giornata di Serie A. La Juve ha vinto contro il Verona, che poi ho visto la partita, non è stata una grande Juve come non lo è da inizio anno, però loro contestano e sono a 6 punti dalla vetta, fanno contestazioni eccetera, avendo giocato poi un campionato finora altalenante e dir poco, si trovano comunque lì a 5 punti dal Napoli, 3 sotto l'Atalanta e a 6 dall'Inter, capolista. Attenzione perché c'è la Lazio dietro a 50, il Bologna a 47. Diciamo che ci sono 10 punti dal Napoli al sesto posto, che è il Bologna, 47 e 57, 11 punti, ecco, dal sesto al primo. E leggevo questa mattina che nell'era dei 3 punti non era mai successo trovare in 6 punti le 4 squadre, i primi 4 posti, quindi campionato tirato, lo sarà così fino alla fine, ma è un mese di marzo da sfruttare per quanto riguarda il calendario, soprattutto dell'Inter, se vogliamo veramente rompere le scatole fino alla fine e metterci sopra, perché marzo dovrebbe essere il mese dove tu ti porti sopra all'Inter per quanto riguarda i punti. Poi gestirli aprile e maggio è comunque una cosa complicata, ma arriverai comunque molto più rodato senza tutte le partite che avrà giocato l'Inter, e quindi dobbiamo sfruttare questo mese senza se e senza ma, cominciando dalla partita contro la Fiorentina. Sono 5 le partite dove non facciamo 3 punti e stonano nella carriera di Antonio Conte, quindi ecco, sono fiducioso per quanto riguarda la partita con la Viola, anche se va giocata, ma noi arriviamo mentalmente molto ma molto carichi. Per quanto riguarda le soluzioni c'è anche tanto in più da poter mettere in campo, c'è una panchina che ha risposto presente e c'è una Fiorentina che non è la stessa Fiorentina di inizio campionato, che si parlava 10 risultati consecutivi, 8 risultati consecutivi, non è quella Fiorentina, quindi mi mettono un tantino in fiducia, anche se l'apprensione ci sarà per tutte le 11 partite che mancano fino a fine campionato. Ne vedremo delle belle e attenzione a queste squadre che arrivano da dietro, sia la Juventus e sia la Lazio. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.